Buongiorno ragazzi, oggi vi voglio parlare di come insegnare il valore e la relazione del denaro ai figli, ai ragazzi, ai bambini. Quindi farò proprio una guida pratica che sarà composta di questi passaggi. La prima parte vedremo quali sono le esperienze comuni che provano tutti i bambini, i ragazzini e che li mettono in difficoltà quando hanno le prime relazioni con i soldi. Due, andremo a vedere perché è importante quindi parlare con i propri figli e cercare di spiegargli come relazionarsi, come insegnare ad avere a che fare con i soldi. Tre, cercheremo di capire quali sono le capacità di comprensione dei bambini in ogni fase della loro età, fin da quando sono piccoli, e quindi quale linguaggio noi dobbiamo adottare, quale attività dobbiamo fare, e quindi concluderemo cercando di dare dei consigli pratici per l'educazione finanziaria. L'educazione finanziaria, ragazzi, inizia in famiglia, cioè non c'è nessuna discussione su questo perché nessuno fuori dalla famiglia, dai genitori, può insegnarti ad avere a che fare con il denaro, quindi con i temi del risparmio, con i temi di gestione, no? Del denaro, delle spese e di come guadagnare e via discorrendo. Quindi sono tutti quei discorsi che non possono essere lasciati ai detti come si faceva una volta, quando tu chiedevi dei soldi ai genitori e loro ti dicevano che i soldi non crescevano sugli alberi. Non può essere una cosa delegata alla scuola, perché in quanto la scuola in questo momento non sta insegnando, non sta facendo educazione finanziaria, si sta incominciando a parlare ma non ha ancora iniziato, quindi dobbiamo essere noi genitori che ci prendiamo la responsabilità di educare i bambini al rapporto con il denaro. Sapete che qui siamo MSU per Money, il canale di educazione finanziaria che cerca di, come dire, di promuovere il rispetto della gestione del denaro, del risparmio, di come investire, tutto in maniera molto semplice e diretta. Quindi ragazzi, iscrivetevi al canale e dateci sostegno. Partiamo subito, vediamo la prima sezione, che è cercare di capire quali sono le esperienze più comuni che normalmente mettono in difficoltà i bambini o i ragazzi quando hanno a che fare con i soldi. Prima di tutto molti bambini, e questo è naturale, pensano che qualcosa che costa di più sia meglio, no? E quindi in questa visione desiderano oggetti che costano di più per sentirsi importanti, per cercare appunto di far capire che hanno valore loro stessi, no? Cercano un'autodeterminazione in quella maniera, oppure scelgono lasciandosi guidare dalle pubblicità, dai marchi o via discorrendo. Sapete benissimo che i ragazzi in qualche modo cercano anche in maniera semplice un'autodeterminazione attraverso l'utilizzo di determinati brand. E quindi in qualche modo molto spesso il primo punto è quello che i ragazzi, se non gli viene insegnato questo rapporto, non gli viene fatta educazione finanziaria, confondono il valore di una cosa con il prezzo che ha, no? E lo viviamo tutti i giorni. Adesso, senza fare falsi moralismi, ci sono orologi che ormai costano 20, 30, 50, 100 mila euro, in realtà dal punto di vista materiale magari costeranno 100, 200, 300 euro, no? E vengono venduti a dei prezzi gonfiati molto molto più grandi, molto più importanti, perché dietro c'è tutta una narrazione, c'è tutta una costruzione di marketing molto importante, e quindi molte persone, soprattutto non strutturate, che non hanno conoscenza, non hanno educazione finanziaria, in qualche modo, in maniera semplicistica, danno valore alle cose in base al prezzo. Questo è il primo punto sul quale noi ci dovremo scontrare, e i ragazzi si scontreranno nel momento in cui avranno a che fare con i soldi. Un altro elemento fondamentale, questo è un elemento che si insegnerà e sarà utile per tutta la vita, è spendere tutto subito. Cioè, quando si ricevono dei soldi, molto spesso, se uno può agire di impulso, no? Le persone, come sappiamo, hanno dei cervelli, no? Non hanno un cervello solamente che è quello razionale, hanno anche un cervello più di impulso, no? Quello rettiliano, diciamo così, quello che ci fa in qualche modo rispondere in maniera emergenziale alle cose che ci accadono attorno, no? Quando guidiamo e dobbiamo schivare un ostacolo o cose del genere. Quindi sostanzialmente molto spesso il rapporto con il denaro viene vissuto in maniera di impulso se noi non usiamo l'educazione, se non usiamo la razionalità, cioè ci deve essere quella parte razionale che prevarica
quella di impulso, ma se non ci viene insegnata, se non ci fanno ragionare, quindi usare la corteccia cerebrale, quella del raziocinio, noi non sviluppiamo una capacità di pianificazione, ma cerchiamo un piacere immediato, no? E quindi evitiamo l'idea di risparmio, evitiamo l'idea di investimento, perché chissà domani dove saremo, chissà se saremo ancora vivi. Quindi in qualche modo non si comprende fino a fondo la scarsità del denaro, cioè che è un bene scarso, ma molto spesso anzi si viene insegnato che le persone ricche sono quelle che spendono e non si preoccupano di come arrivano i soldi. Niente di più sbagliato, ragazzi. Il denaro è pianificazione, il denaro è educazione. In qualche modo, appunto, bisogna cominciare a pianificare, bisogna far conoscere che c'è l'idea della gratificazione, bisogna in qualche modo differirla e che soprattutto la gratificazione non va cercata attraverso l'utilizzo del denaro, no? Il denaro è un mezzo in qualche modo non per darci la gratificazione, ma per farci ottenere delle cose che ci permettono di vivere, ci permettono di ottenere dei risultati, no? Quindi in qualche modo comprendere che c'è un aspetto e dobbiamo sviluppare un aspetto razionale e non solo di impulso con il denaro. E poi c'è un altro aspetto, no, che va assolutamente sottolineato, che è una delle esperienze che i bambini, i ragazzi provano nel momento in cui impattano con il denaro, è subire delle pressioni sociali, no? Quindi quando si incomincia ad avere 8-10 anni, ci incominciano ad esserci dei rapporti tra i bambini più strutturati, il ragazzo incomincia a paragonarsi ai propri coetanei, no? Quindi cerca un riconoscimento da parte delle altre persone e quindi in qualche modo vogliono sentirsi paritari, e quindi si incominciano a cercare le scarpe di marca, il cellulare, il videogioco in modo per potersi paragonare alle altre persone, cioè costruiscono la propria identità, ma questo è assolutamente normale, con gli oggetti che si posseggono. Quindi incomincia a crearsi un rapporto con il denaro, una necessità con il denaro, incominciano ad esserci le prime insicurezze, le prime richieste insistenti ai genitori per avere del denaro, delle frustrazioni e via discorrendo. Quindi in qualche modo bisogna strutturare una consapevolezza del valore personale indipendentemente dal possesso del materiale, altrimenti è probabile che in età adulta poi noi torniamo, no, in un eterno ritorno appunto a cercare la gratificazione e il riconoscimento personale attraverso delle macchine costosissime, e quindi c'è sempre un'insoddisfazione perché incominciamo a guardare sempre l'erba di vicino, continuiamo a non essere contenti di quello che abbiamo ottenuto, vogliamo sempre di più perché e i soldi non ci bastano mai, perché siamo in una perpetua rincorsa di qualcosa di paragonabile per autocertificare la nostra importanza all'interno della società. Sembrano dei discorsi, ragazzi, assolutamente alti, no, ideologici. In realtà non è così. Il soldo è una cosa pratica, ma dietro si nasconde anche molta psicologia, si nasconde molta emotività e quindi in qualche modo dobbiamo parlare anche di queste cose. E poi molto spesso quando si ha rapporto con il denaro si hanno dei sensi di colpa, no? O di ansia. Quindi molto spesso il ragazzo fa difficoltà a chiedere i soldi perché non vuole pesare sui genitori o perché magari non sanno che versano in condizioni economiche magari non ottimali. Ehm, quindi in qualche modo alcune volte le persone sviluppano una visione ansiosa, no, e repressiva del denaro, no? Questo denaro non me lo merito, no, non lo chiedo perché il denaro è sempre un problema e collegano il denaro ad un aspetto di problema e non di soluzione, di possibilità, no? Ehm, quindi bisogna sviluppare un rapporto normale, dialogico, in qualche modo sereno con i soldi, normalizzandolo attraverso il dialogo, no? Senza far pesare le difficoltà che ci possono essere in ogni famiglia. Torno ad un punto precedente, un altro problema che evidentemente si crea nel momento in cui si ha a che fare col denaro è non capire, come dicevo prima, il concetto del risparmio, no? È chiaro che quando si è bambini o ragazzi il futuro è una cosa astratta, una cosa alla quale non ci si pensa perché magari si hanno anche meno responsabilità, il cervello giustamente alla persona è proiettata nel qui e ora ed è una cosa molto probabilmente anche più corretta. Quando si è in età adulta molto spesso si è vincolati nelle scelte da delle strategie future
e quindi in qualche modo il risparmio diventa una cosa importante, no? E quindi prima iniziamo, meglio è, cioè a capire il concetto di risparmio che ci permette di vivere una vita molto più serena, no? Ed è chiaro che è difficile risparmiare anche se non si ha un obiettivo, ed è difficile che un bambino di 10-15 anni o un ragazzo di 15 anni abbia degli obiettivi già determinati. E i soldi che vengono messi in un salvadanaio che senso hanno? Cioè io me li godo ora, domani vedremo che cosa succederà, no? C'è un'idea, ma in realtà noi non dobbiamo mettere i semi in questo momento di quello che sarà poi la capacità futura di potersi relazionare in maniera corretta al denaro. Quindi non è importante che in questo momento il bambino in qualche modo risparmi tutti i soldi che ha, semplicemente capire l'importanza del risparmio, il valore delle cose e via discorrendo. E quindi non usi il denaro per cercare approvazione appunto negli amici, nella società o per il denaro. Ecco, in questa maniera, secondo me, è fondamentale incominciare a capire che queste esperienze sono comuni a tutte quante le persone, a tutti quanti i bambini, i ragazzi che si approcciano al denaro. Purtroppo è una cosa naturale, assolutamente, o meglio, è una cosa naturale, ma che attraverso l'educazione finanziaria appunto di noi genitori può aiutare i ragazzi a formarsi ad un'educazione quindi finanziaria che gli permetterà di vivere in maniera molto più sana. E quello che voglio dire, e mi collego al secondo punto del quale voglio parlare, è importantissimo quindi discutere dei soldi e del denaro, di come gestire il denaro con i propri figli. E io credo che sia fondamentale prima di tutto perché il denaro è una costante della nostra vita. Noi viviamo costantemente con l'idea del denaro, non in maniera avida, non è quello il discorso, ma è che quotidianamente noi spendiamo perché abbiamo le bollette, abbiamo l'affitto, acquistiamo vestiti, poi dobbiamo fare regali, e quindi fin da piccoli anche i bambini osservano e interiorizzano, no, queste dinamiche. Magari non ne comprendono il significato e quindi noi lo dobbiamo spiegare, magari gli spieghiamo tante cose ormai ai nostri figli col nostro metodo educativo, no, attuale, ma non parliamo di soldi perché il soldo è visto come una cosa sporca, è una cosa da grandi e non è una preoccupazione per il bambino che non vogliamo toccare. In realtà già da piccoli bisogna incominciare a discuterne per creare quell'humus che permetta appunto di avere capacità gestionale quando si ha una certa età. Ma quindi tornando al punto essenziale, dobbiamo parlare ai nostri figli perché il denaro fa parte della nostra in qualche modo quotidianità, no? E quindi dobbiamo cercare di sviluppare un senso di responsabilità nel bambino, chiaramente rispetto all'età, far capire la differenza tra i bisogni e i desideri, imparare a pianificare, aspettare e scegliere, costruire in qualche modo una mentalità autonoma che rispetti in qualche modo l'ambiente, noi stessi, e quindi non si faccia trascinare dalle dinamiche di marketing o consumismo. Quello che sto dicendo è un aspetto molto importante, cioè quindi che parlare di denaro è fondamentale non solamente per garantire al figlio e al ragazzo una vita serena nel futuro, perché saprà in qualche modo gestire il denaro, saprà farlo crescere e quindi non avrà mai problemi finanziari e potrà in qualche modo vivere una vita degna, decorosa e autosufficiente, che è quello che si augura a ogni genitore, ma soprattutto creare anche all'interno dell'individuo, della persona, una sorta di persona, di uomo, no? Perché? Perché già cercando di parlare di denaro, direttamente o meglio indirettamente si cerca di creare quel senso di responsabilità, come dicevo, no? La capacità di discernere tra il fatto che io ho bisogno di questa cosa o è assolutamente una necessità, saper rispettare anche, no, i processi della natura, i processi e avere anche come dire, una capacità sociale di discernere e di non farsi trasportare da dei movimenti come quello del consumismo che sta creando grossi problemi psicologici, sociali ed ambientali. Quindi in qualche modo non voglio solamente dire che educare i figli serva solamente a degli aspetti ideologici, ma serve anche a formare l'uomo, no? E quindi gli permette di vivere una vita migliore e permette in qualche modo di costruire una società migliore. Ehm,
quindi questo secondo me è fondamentale. È chiaro che il bambino cambia in maniera talmente radicale durante il percorso della sua vita, fa degli stacchi, chi ha dei ragazzi lo sa perfettamente, che cercare di in qualche modo coinvolgere, cercare di parlare non è assolutamente facile con loro, perché la loro mente, il loro corpo cambia in maniera molto veloce, molto repentina. Quindi è importante capire quando iniziare a parlare con loro e come farlo di denaro, e quando dare un'educazione finanziaria si divide in base alla loro età. Secondo me, prima di tutto bisogna adattare il linguaggio e le attività all'età e alla maturità del bambino, e secondo me il primo momento nel quale ci deve essere un'introduzione, no, al valore delle cose, senza adesso parlare di soldi e cose del genere, è nella primissima infanzia, no? Quando si hanno 3-6 anni. No? In questa fase i bambini ehm, hanno una comprensione della cosa che non è ancora ideologica, ma molto concreta, magari non distinguono sicuramente tra il bisogno e il desiderio, però sono molto recettivi nel comprendere in qualche modo in maniera paradigmatica, no? Esemplificativa, cioè vedere che cosa fa il genitore e quindi lo ripropone. Quindi che cosa si può fare? Si può incominciare in questo momento a parlare di scelta, no? Quindi incominciare a parlare quando si va in un negozio con il bambino e dirgli: ok, possiamo comprare solo uno di questi giocattoli, quale preferisci? Il bambino incomincia a capire che non è che è tutto dovuto, c'è una capacità di scegliere che è legata appunto anche alla spesa, no? E in questo momento, secondo me, in maniera sempre adatta anche nel linguaggio, far capire che ci sono le attività, la vita che noi facciamo è dovuta e grazie anche al lavoro che noi facciamo per guadagnarci dei soldi, no? Si può incominciare a costruire quella relazione, a far insegnare quella relazione, ad insegnare, scusatemi, la relazione tra il lavoro e il denaro. E quindi secondo me in questo periodo, come dicevo, in un'attività mimetica, il bambino attraverso i giochi impara, no, a fare la spesa, a scambiare i giochi, a usare dei soldi finti. Quindi in questo momento bisogna sviluppare la capacità di scelta, la capacità di giocare e di fare dei giochi che lo portino nella realtà che poi incontrerà, quindi come dicevo, della spesa e dell'utilizzo dei soldi, perché incomincia a capire anche l'aspetto simbolico delle cose. E poi sicuramente aiuta in questo periodo, dato che la parte visiva è molto importante, no? Incominciare a far vedere che c'è un risparmio, quindi avere dei barattoli, dei salvadanai che permettono di capire che qualcosa si sta accumulando, che c'è della materia, no? Quindi si possono mettere tanti piccoli semini all'interno come dire, dei primi anni di vita del bambino sull'educazione finanziaria, che appunto sono il termine della scelta, la capacità di attendere, la capacità in qualche modo di incominciare a dare un valore alle cose, no? Quindi l'attesa di costruire un risparmio, la scelta di scegliere un giocattolo rispetto all'altro e via discorrendo. Tutto questo in maniera molto leggera, molto mimetica, ecco, come dicevo prima. C'è sicuramente poi uno sviluppo nell'età scolare, perché i bambini cominciano ad avere a che fare con i propri compagni, cominciano ad imparare, incominciano ad avere delle regole molto più strutturate, e qui incomincia ad emergere la necessità di costruire le basi della gestione, no, del denaro. E quindi in questo momento i bambini sviluppano anche delle capacità logiche, sono più autonomi e iniziano a confrontarsi appunto con delle realtà esterne, no? Che sono gli amici, la televisione presa in una maniera molto più consapevole, quindi vedono che c'è la pubblicità, che c'è un programma, e quindi cosa si può fare in questo momento? In questo momento può incominciare a diventare importante sviluppare una paghetta regolare, no? Quindi uno strumento educativo che comincia a far capire che a fronte di uno sforzo, a fronte di un impegno, c'è un riconoscimento che ti permette di fare determinate cose, no? Il soldo non deve essere visto come un'abilità, ma deve essere visto come un mezzo per permettersi altre cose, e questo mezzo viene ottenuto attraverso un impegno che il bambino andrà a mettere, no? E in questo momento, secondo me, incomincia a diventare importante anche in maniera molto semplice
incominciare a tenere tracce delle spese, no? Cioè di quello che si spende, senza in maniera non punitiva, non veicolata dallo stress, ma semplicemente in una maniera molto semplice dire ok, ho speso 10 euro in cartoleria per comprarmi quella cosa, in edicola per comprarmi lo slime e via discorrendo. E incominci a capire che il denaro deve incominciare ad essere tracciato, no? In qualche modo, deve essere gestito. Ecco, la parola giusta in questa età scolare è la gestione, quindi una paghetta da prendere, quindi da saper incominciare a gestire il denaro, no? Si passa da un momento nel quale c'è ancora molta ideologia e via discorrendo, simbolismo nell'età prescolare a un'età scolare nella quale c'è la capacità logica e quindi la capacità di incominciare a saper gestire le cose. E quindi in questo momento, secondo me, bisogna cominciare a parlare di obiettivi, no? Che cosa vuoi fare? Vuoi comprarti la PlayStation? Ok, c'è un'idea, c'è un obiettivo e quindi ha senso incominciare a parlare di risparmio, a parlare di paghetta regolare, no? Quindi diventa determinante, secondo me, la capacità di incominciare a parlare in questa età di gestione, quindi del risparmio, di pianificare attraverso un obiettivo di priorità, ok? Devi cominciare a dire, ok, io guadagno, perché cosa spendo questi soldi? Voglio la PlayStation, ok, una pianificazione o delle priorità e quindi cominciare a saper gestire il denaro. C'è una fase successiva, secondo me, quella dell'adolescenza, quella che adesso ormai parte dagli 11-12 anni e va in su, che è una parte più di responsabilità assolutamente, perché incominciano a sviluppare una propria identità, cercano una maggiore indipendenza, no? Perché incominciano ad uscire, incominciano ad avere relazioni strette con gli amici e quindi desiderano avere anche una certa indipendenza economica e soprattutto la mente adesso è molto sviluppata, si possono gestire dei concetti anche molto più complessi come il budget, le spese ricorrenti, quindi pensare a dei lavoretti estivi e via discorrendo. Quindi secondo me in questo periodo si può coinvolgere il ragazzo anche nella creazione di piccoli budget mensili, no? Da gestire. Quindi il budget secondo me diventa una cosa molto importante, cominciare a registrare le spese, le uscite che si hanno è un aspetto fondamentale e in questo momento diventa fondamentale ancora di più per distinguersi dalla preadolescenza, capire quali sono le spese fisse e le spese variabili, cioè le spese fisse sono quelle che io alle quali non posso rinunciare e quelle che magari sono le spese del mio telefono, perché il telefono ormai ce lo dobbiamo avere, quindi quei 10 euro mensili li devo mettere, quelli so che ci sono, dalle spese variabili e quelle le devo incominciare a saper gestire, no? Come le uscite con gli amici, le spese per i jeans o per le scarpe e via discorrendo. Quindi in qualche modo adesso bisogna incominciare a parlare con i ragazzi in una maniera molto aperta di scelte economiche familiari, no? La famiglia incomincia anche a discutere con il ragazzo in maniera aperta e propositiva, cercando di capire quali sono le attività che la famiglia abitualmente fa sul budget, quindi il risparmio per degli obiettivi, per le vacanze, il risparmio per le emergenze, introdurre il concetto, e questo per la prima volta, di strumenti finanziari, no? Quindi incominciare a dirgli ok, adesso stai entrando nel mondo dei grandi, si incomincia a parlare anche dei conti correnti, di una carta prepagata, insomma gli si incomincia a dare una certa responsabilità piccolina, ma che è anche una forma di autonomia e indipendenza che si deve creare, no? Quindi in qualche modo queste secondo me sono le parole chiave: autonomia, responsabilità e consapevolezza. Ecco, bisogna incominciare a fargli creare questa sorta di identità e di autonomia che lo porterà poi per tutto il resto della vita. Però io quello che secondo me è il core di questo video è quest'ultima sezione, no? Cioè quali sono i consigli pratici per l'educazione familiare, per l'educazione finanziaria in famiglia con i figli. Ehm, eh, Secondo me non c'è bisogno come dire, di essere pomposi, di essere pesanti, non c'è bisogno di strumenti complicati, no? Di mettersi, come dire, attraverso delle app, dei Word, a farvi vedere degli Excel, tutti i movimenti bancari e le tipologie di investimento che si fanno.
ma più che altro, secondo me, nell'età che abbiamo visto, quindi dai 6 anni all'adolescenza, quindi 17-18 anni, secondo me è molto importante avere dei discorsi concreti, pratici, con i figli, quindi vedere, immergerli nelle attività quotidiane. Inizialmente lo si fa in maniera fittizia, magari facendo un gioco, poi si passa nella parte reale, cioè bisogna coinvolgerli, farli sentire parte attiva della propria esperienza, costruendo un'identità e una consapevolezza, cioè gli insegni quello che stai facendo e poi piano piano appunto lo lasci nella propria autonomia e quindi lo fai andare. Quindi nella sezione numero 4, secondo me, possiamo partire dando questi consigli, secondo me, pratici, in modo che i genitori abbiano delle carte, no, in mano, per dire degli esempi pratici che possono utilizzare per fare educazione finanziaria con i figli. Del primo punto ne ho già parlato, secondo me la paghetta è ancora uno strumento molto, molto importante. Non tutti sono d'accordo, però secondo me è importante perché è il primo strumento col quale il bambino incomincia ad avere un approccio alla gestione del denaro, no? In piena autonomia, cioè io gli do le 50 euro, io mi ricordo quando mia nonna mi dava 50 euro, io in quel momento cercavo di capire come andare a utilizzare quel denaro, no? Cioè dicevo ok, mi tengo una parte per le uscite con gli amici, un'altra parte voglio comprarmi, non lo so, questa cosa e via discorrendo, cercavo già di capire come gestire quel denaro lì, perché non erano i miei genitori che mi dicevano come spenderlo. Secondo me quel processo di autonomia è veramente, di decisione in autonomia è veramente importante, no? Quindi qua non c'è bisogno di alcun suggerimento, cioè la paghetta insomma è abbastanza facile, cioè bisogna stabilire un importo fisso e regolare che il bambino riceve eh, eh, e quindi poi lì ci sono metodi educativi diversi, cioè lì dipende dal genitore e dal genitore a come correlarlo, no? Se collegarlo a un'attività come quella dei compiti, come delle attività collaterali, ehm, lì poi è decisione, cioè abitualmente io non amo collegarlo all'attività di successo scolastico, primo perché il successo scolastico in realtà è il compito che il bambino deve supportare, deve fare, quindi cioè, sta facendo il proprio dovere e in qualche modo non coinvolge tutti gli aspetti familiari. Nell'aiuto di un aspetto familiare, secondo me, ha un senso un riconoscimento economico. Ma questa è appunto una decisione che viene lasciata ai genitori e al loro approccio educativo, no? Quindi secondo me invece quando gli si dà una paghetta, la cosa che può essere utile per il ragazzo è saperla strutturare, insegnare a come strutturarla. Questo è un consiglio pratico, cioè a capire che deve dividerla in tre parti, cioè uno nell'uso, quindi di come spendere quei soldi dell'uso immediato, uno del risparmio, quindi spesa, risparmio, il secondo punto, e uno magari imparare il dono della generosità, no? Quindi una parte magari poterla in qualche modo pensare per gli altri. Anche se uno non volesse strutturare queste tre parti, c'è sempre invece la possibilità di suddividere attraverso le varie metodologie che abbiamo già visto nei nostri video, quindi una parte delle spese fisse, una parte delle spese variabili e una parte per il risparmio. Quindi insegnargli assolutamente a saper strutturare il discorso e la relazione, la gestione del denaro attraverso delle metodologie e delle strategie ben determinate. Secondo punto, secondo me è fondamentale coinvolgere i ragazzi, i bambini, in modo adeguato chiaramente all'età, all'interno degli approcci familiari economici. È chiaro che se noi viviamo una situazione assolutamente di emergenza, di difficoltà, se il bambino vede sempre difficoltà nella gestione dei conti, è chiaro che vivrà con stress il rapporto. Qui è la capacità dei genitori di non far pesare, cioè il genitore secondo me deve mimeticamente far entrare all'interno il ragazzo all'interno delle dinamiche economiche e finanziarie in modo che il bambino si abitui, no, a quello che poi vivrà da grande. Quindi secondo me
il coinvolgimento in qualche modo genera della consapevolezza, no? Bisogna mostrare come si gestiscono le entrate, come si gestiscono le uscite, far capire che in qualche modo il denaro è una cosa limitata, quindi bisogna saperla gestire. E quindi magari parlare col proprio figlio, noi abbiamo delle entrate, queste entrate vengono suddivise in questa maniera, questa parte la utilizziamo per vivere, questa parte la utilizziamo per risparmiare, questa parte la utilizziamo per affrontare le emergenze, e incominciare a dare un approccio di quanto costano le cose, no? Quindi magari in maniera molto generica, ma quindi i costi della casa, i costi dei movimenti, dello spostamento, quindi dell'automobile, il costo magari di una seconda casa, no? E via discorrendo. Quindi secondo me questo approccio è fondamentale per i figli, no? Per cercare di trasmettere una certa competenza in qualcosa che è assolutamente limitato come il denaro. E poi c'è un terzo punto, secondo me fondamentale, pratico, che può aiutare, di come aiutare, no? Per educare i bambini, è assolutamente la maniera privilegiata, no? Che preferiscono i bambini, il gioco e le attività educative. Secondo me il gioco è un metodo assolutamente potente per interiorizzare assolutamente dei concetti, no? Finanziari e economici. Molto spesso noi ci perdiamo in parole, in discussioni, in calcoli, mentre facendo un semplice gioco già si riesce a capire. Prendete ad esempio un gioco da tavolo come Monopoly, fa capire che ci sono delle spese, puoi guadagnare attraverso un'attività se fai un giro, insomma sembrano cose banali, ma in realtà c'è anche la costruzione, no? L'investimento, quindi costruire l'albergo, costruire la casa e via discorrendo. Quindi adesso senza entrare in giochi alquanto vecchi, ma comunque ancora moderni, ci sono anche molte app che lo fanno. Mi ricordo anche quando da piccolo giocavo con i miei figli al negozio, no? Quindi creare una lista delle spese con un budget, quindi costruire una bancarella dove la persona può andare a comprare solamente determinate cose in relazione al budget che ha. In qualche modo attraverso i giochi si crea un'educazione finanziaria, no? Quindi da una parte si gioca, da una parte c'è un coinvolgimento del bambino, come dicevo prima, nel budget familiare e nella gestione del risparmio attraverso una paghetta. E poi, secondo me, un aspetto fondamentale per insegnare a educare è l'aspetto dell'errore. Non c'è nessuna persona, anche quella che sa fare i soldi, quella che sa gestirli bene, che non abbia sbagliato, o meglio, che non abbia imparato attraverso l'errore. Tutti quanti imparano attraverso l'errore. Non si può solo attraverso il gioco, attraverso l'educazione finanziaria del genitore pensare che il ragazzo non sbagli mai e quindi in qualche modo non lasciarlo autonomo nella decisione di fare delle scelte errate. Perché se si interviene ogni volta che ci si sbaglia, non si aiuta nel processo di crescita. Gestiscono piccole somme e quindi gli sbagli sono molto piccoli, ma quegli sbagli serviranno per tutta la vita. A me è capitato con la borsa, cioè con gli investimenti, seppure abbia avuto un'educazione finanziaria di un certo tipo, abbia studiato e tutto, ma io di errori ne ho fatti tanti, e questi mi sono serviti adesso per essere molto più completo, gestire molto meglio i miei soldi, evitare delle perdite, e quindi essere molto più consapevoli di come gestire, di come investire i soldi. E questo lo si impara fin da piccoli e anche da piccoli magari è giusto anche in qualche modo prendere delle fregature, no? Perché è solo attraverso di esse che si capisce la pericolosità che si avrà nel futuro con il discorso del denaro. Perché? Perché il denaro è l'aspetto dove ci sono assolutamente più truffe in assoluto, da quelle digitali a quelle appunto dalla mail, a quelli che entrano nel conto corrente, alle persone che si fidano di dare dei soldi per essere investiti da delle persone. Ehm, o, ehm, quindi quello che voglio dire è che è un errore
non farli cadere nell'errore, no? Usando questo gioco di parole, non si può in qualche modo intervenire ogni volta. Molto spesso, anzi, deve capitare che la persona utilizzi, il bambino, il ragazzo utilizzi tutti i soldi che lui ha, evitando magari una maniera di risparmio, evitando risparmio, e si trovi in una situazione nella quale si accorge appunto che ha sbagliato qualcosa, che non ha risparmiato, adesso che ha bisogno dei soldi non ce li ha per poter chiaramente fare una cosa importante, no? Come magari pagare la mensilità del telefono, dell'abbonamento al telefono. Quindi in quel caso lì, secondo me, è importante che il genitore lo aiuti a sbagliare, ne parli in maniera proattiva e aperta, dicendogli cosa ne pensi di quello che è successo, cosa rifaresti, cosa non faresti. Cioè, l'obiettivo non è chiaramente punire, ma è una sorta di educazione pratica, ecco, non teorica, che secondo me è assolutamente fondamentale, no? Quindi dare spazio all'errore nelle persone già da piccole, e non importa se uno perde i soldi, non importa se fa degli investimenti sbagliati, perché questo ci aiuterà nella maniera futura, no? Cioè anche fare dei piccoli investimenti, no? Come possono essere quelli tra ragazzi, no? Aiuteranno domani se una persona dovrà fare, che ne so, l'imprenditore, avere anche solamente un proprio negozio, perché capisce che cosa deve fare, come gestire i soldi, come investire, come avere relazioni anche con le altre persone. Quindi in qualche modo, secondo me, l'educazione finanziaria per i figli è un punto fondamentale dal quale i genitori non si possono tirare indietro per creare, scusatemi, per crescere dei figli consapevoli, no? E crescere dei figli consapevoli vuol dire che domani renderà queste persone libere di poter vivere in maniera autonoma, in maniera più spensierata, in maniera più serena e più coinvolgente a 360 gradi, perché avranno l'opportunità di avere dei soldi che hanno saputo gestire bene, investire bene, e quindi di mettere a terra i propri desideri, quindi creare una determinazione del proprio figlio in maniera molto più importante. Quindi, riassumendo quello che ci siamo detti, secondo me vale la pena fare educazione finanziaria, cercando di parlare di denaro senza paura con loro, senza vergognarsi, senza farli sentire stress, cioè staccandosi dall'emotività, parlando in maniera molto distaccata, chiaramente, come dicevamo prima, adattando il linguaggio e gli argomenti in base all'età, e soprattutto offrire degli esempi concreti, pratici, realistici della vita quotidiana, perché il bambino, il ragazzo impara molto spesso in maniera pratica e non in maniera teorica, quindi magari coinvolgendoli anche con dei giochi. Far sbagliare, far decidere i propri figli, quindi dandogli in mano la possibilità di decidere anche delle piccole somme, e coinvolgere i figli nelle decisioni, nella creazione di obiettivi. Ok, quest'estate cosa vuoi fare? Vogliamo andare al mare? Ok, incomincia a mettere via dei soldi, hai questo obiettivo, e noi ti aiutiamo in questa maniera, ok? E poi chiaramente aspetti importanti, riassumendo, sono il valore del risparmio e quello della generosità, no? Quindi in qualche modo capire che ci sono delle spese, ci sono degli incassi, ci sono delle dinamiche emotive dietro i soldi, quindi cercare di insegnare che appunto bisogna cercare di essere il più razionali possibili, e nello stesso tempo parliamo di qualcosa del denaro che è definito, no? Quindi non è qualcosa di estemporaneo, non è qualcosa di ideale, è qualcosa di concreto, e quindi noi dobbiamo in qualche modo insegnare che bisogna risparmiare parte di quei soldi perché ci serviranno, no? Con degli esempi pratici. E quindi secondo me la parte finale, conclusiva di tutto questo discorso, è che non c'è un tempo sbagliato o giusto per insegnare ai propri figli l'educazione finanziaria. L'educazione finanziaria inizia sin da piccolissimi, secondo me incomincia già in età prescolare, in maniera molto semplice, ma deve iniziare sin da subito, perché sono persone che sono all'interno di un contesto, sono bambini, è vero, quindi c'è un linguaggio dedicato, ripeto, ci sono degli approcci dedicati, ma il denaro è qualcosa che coinvolgerà la persona dall'inizio alla fine. Purtroppo anche nella fine noi dovremo pagare
in maniera anche importante il nostro, come dire, la nostra dipartita, e quindi noi abbiamo a che fare sempre, sfortunatamente, con il denaro, e quindi avere un'educazione finanziaria su come gestire il risparmio, o meglio sul valore del risparmio, sulla gestione dei soldi, quindi sul fare budgeting, su come far crescere i propri soldi, su come relazionarsi con i soldi, sono punti fondamentali dell'educazione finanziaria, che prima li impariamo e meglio è, e soprattutto prima li impariamo e più si permeano all'interno della nostra struttura, permettendoci anche di costruire una persona consapevole e molto spesso molto matura già in tenera età, seppure mantenendo la propria, appunto, età e spensieratezza. Quindi ragazzi, ditemi cosa ne pensate voi, quali sono i punti fondamentali secondo voi sull'educazione finanziaria con i figli, che cosa avete fatto voi con i figli per insegnare a questo rapporto con i soldi. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!